Finalmente è arrivato il momento per fare il mio primo trekking lontano dalle mie amate montagne, il primo trekking completamente costiero e il mio primo trekking all'estero, ma soprattutto il primo viaggio di una serie che ho deciso di fare da quando ho scelto di mollare tutto e vivere la mia vita in maniera un pochino diversa. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano e in questa serie di video vi porterò con me su un Fisherman Trail. Ma voi vi starete anche chiedendo dov'è il Fisherman Trail? Quindi pronti per un Portogallo? Obrigado. Anche se a dire la verità non è che siamo partiti proprio benissimissimo per arrivare in Portogallo, eh. Ma ascoltate, non sei mica in Portogallo, dove cazzo mi hai portato? Sbagliato, in Spagna, mi spiace. E dove? Adesso camminiamo fino a Portogallo, come Siviglia. Ma come Siviglia? È stato un misunderstanding. Buona colazione. Grazie. Beh, quindi ragazzi, stupidate a parte, sì, siamo a Siviglia, faremo tappa qua per 2 o 3 orette, poi abbiamo il bus che ci porta giù in Portogallo e benvenuti in questo nuovo video che mi ero dimenticato di salutarvi. Quindi niente, adesso facciamo un girettino rapido, andiamo alla Decathlon perché Jackie deve prendere i picchetti per la tenda, perché poi lui probabilmente è finita la Rota Vicentina, continuerà e andrà a Santiago, quindi ha su anche la tenda. E niente, giretto veloce, poi all'1:30 veniamo a prendere il bus e poi ci spariamo 4 ore di autobus. Yeah! Almeno dormiamo un po'. Esatto, visto che siamo svegliati alle 4 stamattina. Niente, missione picchetti miseramente fallita, c'erano solo quelli da tende grossissime, quindi adesso dobbiamo cercare un negozio di outdoor, se no pianti con i bastoncini come quelli per strada. È molto carino, adesso pranzo con la fionda e poi adesso l'autobus perché ovviamente abbiamo già venuti i contatti, mai una volta che riusciamo a fare le cose con calma, però buona cosa perché dopo sull'autobus si potrà dormire, ho tanta voglia di dormire io adesso in questo momento. Che poi le ore di autobus sono diventate 5:30, in cui l'unico momento interessante è stato l'attraversamento del Guadiana, che rappresenta il confine tra Spagna e Portogallo, ma per il resto è stato un viaggio devastantemente lungo. Raga, ce l'abbiamo fatta! Finita! Adesso andiamo alla ricerca del B&B. Facciamo una bella doccia e poi andiamo a vederci un po' la città. Basta mezzi per oggi, basta. Bene, questa è la nostra camerissima. Adesso ci siamo fatti la doccia per riprenderci un po' da tutti i germi dei mezzi pubblici, che come sapete è sempre molto bello tirare sui mezzi pubblici, ma a questo contro. E adesso usciamo, andiamo a Lagos e ci va a fare aperitivo e cena, raga. Ciao. No time to talk. Music loud and the warm. I can't rest today. I'm home. Alright, it's okay. You may look the other way. Try to understand. We got to have a back on man. Whether you're a lover or with a demon, whether you're staying alive, staying alive. The feel is different. Everybody should when they're staying alive, staying alive. Comunque raga, adesso mi dovete spiegare perché nel cuore dell'Algarve abbiamo beccato 6.000 locali, tutti cucine italiane. Adesso siete a prendere il gelato tipico italiano, ma come? Cioè siamo in Portogallo? Perché? Perché siamo i più bravi? Non lo so, però fa troppo strano. Beh ragazzacci, vi auguro la buonanotte. Come vedete il compare è già in branda. Non è tardi, però siamo cappottati e dopo la giornata di oggi con tutto il viaggio e dicendo abbiamo deciso che basta così, domani si inizia a camminare, quindi raga ci vediamo domani. Hola. Sono le 8:30, non c'è neanche un bar aperto per fare colazione.
Cioè da noi alle 8:30 siamo già tutti lì operativi in ufficio qua. Easy, però bellissimo. Adesso se riusciamo a fare colazione e trovare un market aperto poi partiamo anche. Buona la carotina? Alla fine raga, colazione ce l'abbiamo fatta farla. Adesso 2 robette al supermercato e direi che si può partire veramente. Andiamo a cercare l'attacco e poi si inizia a camminare. Sì, tranquilli, lo so che non vi ho ancora raccontato niente del tracciato, ma non vi preoccupate che adesso lo Stefano del passato vi racconterà tutto. Bene, allora vi do un po' di dati, visto che non vi ho ancora detto niente. Praticamente noi adesso partiamo da Lagos e il nostro cammino finirà alla Praia de Sao Torpes, qualcosa del genere. Sono 220 km più o meno, dovremo percorrerli in 12 giorni. Adesso siamo già all'inizio del cammino, quindi siamo già gasati. Tempo, devo dire, meraviglioso, c'è un po' di umidità, ma qua c'è l'Oceano Atlantico, quindi inevitabile. E via, si parte con un po' di salita, ma è un cammino che non prevede praticamente dislivelli. L'unica difficoltà sarà la sabbia, che ne beccheremo un bel po', però siamo abituati, dai lidi ferraresi siamo stati allenati bene. Fuma, si fa bene. Per quanto fossimo solamente all'inizio, era già tutto incredibilmente pazzesco. Beh raga, se inizia così sta rotta, cioè, che spettacolo. Adesso siamo quasi a Luz, che è più o meno a metà del percorso di oggi e che era la fine della prima tappa. Noi in realtà oggi abbiamo unito 2 tappe perché erano abbastanza corte, però sì, adesso sono le 11 e qualcosa, siamo partiti verso le 9:30 tra una cosa e l'altra e siamo già qua, che è poi la cittadina che vedete là sotto. Però sì, ripeto, cioè, se inizia così sta rotta, che spettacolo. Adesso però dillo agli amici a casa perché si chiama Luz. No, mi vergogno. No, adesso devi No, perché Stefano prima ha detto che è Luz perché fa Luz. No, sì, no, l'hai detto te, è palese, è palese. Facendo un passaggio raga molto caratteristico, molto bello. Ho perso un po' le indicazioni, però vedendo le trovate, ma il paesino è proprio quello che ti aspetteresti da un paesello sulla costa del Portogallo. Spettacolare.
Bene, ore 3 del pomeriggio, quella laggiù è Salema, quindi siamo quasi arrivati. Dopo noi da lì però dobbiamo fare altri 2 km per andare al campeggio dove abbiamo prenotato. E quando si è riparati dal vento, il caldo, legna, non scherza niente. Vabbè che sono le ore più calde della giornata queste qua, però non è una burla, comunque bellissimo. Mi sa che non mi annoierò di vedere queste cose. Ragazzi, benvenuti alla spiaggia di Salema. Ce l'abbiamo fatta. Adesso ci spariamo una super coca e un sacco di acqua fredda e poi dopo andiamo a cercare l'hotel. Anzi, qua c'è un bar, posto, già fatto. Siamo arrivati al campeggio, è tutto strabello, molto eco-friendly. Adesso appena arriviamo dal nostro lodge ve lo faccio vedere che secondo me è una bomba atomica. Poi c'è un bel ristorantino, un bello shop con tutte cose bio, figo, bel mood. Cioè, adesso, io non vorrei dire ma... Che figata è! Apri! Cioè... Spettacolo! Non stai registrando adesso, sì. Oh, un esemplare di Stefano che si è appena docciato. Ma la doccia, che bella invenzione. Cioè, vabbè. Comunque direi che è meglio se prendo una crema solare. Sì, direi. Cosa dite? Abbiamo scoperto una bellissima cosa, che qua l'acqua è gratis. Cosa ridi? È una pacca di acqua. Però abbiamo preso dei piatti un po' abbastanza normali. E infatti quello che mi scoccia è che da ieri ancora non ho mangiato niente di portoghese tipico, però vabbè, però per adesso molto bene. E ripeto, questo camping qua sta piacendo un sacco. Prima abbiamo fatto anche shopping al negozio Eco, come si chiama? Eco Shop. Tante belle cosine, molto bene, promosso, veniteci, Salema Eco Camp. Raga, dal nostro fantastico attico di Times Square vi salutiamo e ci vediamo domani notte.